Eccoci amici a una puntata molto speciale. Oggi parliamo di Fiat Alice. Per capire a fondo la storia della nascita di questo marchio, dobbiamo come sempre guardare alla storia vera e propria. Le radici del settore movimento terra di Fiat risalgono agli anni 30, con la nascita, al fianco dei Fiat Trattori, della Fiat Movimento Terra. A parità di sviluppo tecnologico, il settore movimento terra era molto svantaggiato rispetto a quello agricolo, in quanto in quegli anni erano più necessari trattori rispetto alle ruspe o ai dozer. Il settore movimento terra della Fiat si limitava a convertire in modo ottimale dei modelli cingolati agricoli in pale meccaniche e appunto dozer. Ne sono un esempio i modelli 90, 100, 150C, a cui furono aggiunte delle sigle e diventarono Fiat 70C, AD7C o la famosa AD14, che abbiamo oggi qui con noi. Nascono anche le pale cingolate con la sigla FL, come ad esempio la FL14. Decisa a sfondare sul mercato globale, la Fiat Movimento Terra si fonde nel 1974 con l'americana Alice Chalmers, diventando Fiat Alice. Questa fusione porta i suoi frutti e con una nuova linea estetica disegnata da Giugiaro in persona furono lanciati i nuovi modelli di dozer e i nuovi escavatori idraulici. Dalle ceneri della seconda guerra mondiale, dove i primi cingolati agricoli venivano convertiti per ricostruire un'Italia devastata, nacque 30 anni dopo un'azienda che forniva tutti i cantieri edili del mondo, arrivando a competere tranquillamente con grandi big come Caterpillar e Komatsu. La Fiat Alice scompare negli anni 90 con la creazione della Fiat Geotech a Modena, di cui la Fiat Alice entrò a far parte e che racchiudeva anche la Fiat Agri. Adesso abbiamo l'occasione di vedere da vicino un modello perfettamente funzionante di AD14B del 1984 con circa 7000 ore di lavoro, a cui è stata tolta la lama prepista per ovvi motivi di ingombro. Lascio la parola quindi per spiegarci il funzionamento ad un veterano del movimento terra che è nato su queste macchine. Ok, come dicevo prima mi trovo con Miriano che di queste macchine ne ha masticate parecchie per circa una ventina d'anni perché è stato capo presso un cantiere edile, dico bene Miriano? Sì. E lavoravi con questa tipologia di macchine proprio Fiat Alice? Sì. E ovviamente le trovavi molto affidabili. Che tipo di lavorazioni ci facevi? Preparazione per quanto riguarda gli sbancamenti e rippatura per lo sbancamento. Rippatura come quella che si fa in agricoltura? Esatto. Proprio con dietro i ripper trainati? I ripper trainati dietro, attaccati al posteriore della macchina, si dissodava il terreno, dopodiché una volta dissodato il terreno con la lama portavi via tutta la roba che avevi dissodato. Con la prepista? Con la prepista. Questo esatto. Diciamo per scavare o per fare un livellamento del terreno? Inizialmente si scavava con queste qui, portavi via il metro, 2, 3, quello che dovevi portare via. Dopodiché facevi il livellamento, il primo livellamento si effettuava con queste macchine qua. Queste macchine proprio qui che, come dicevo anche prima, parlando della storia della Fiat Alice, derivavano direttamente da dei trattori cingolati. Sì. Macchine come questa tipo dalla 120, 150C. Da 120, da questa macchina qua, le prime macchine fu la D5, poi dopo sono passati alla D7, a D9 e poi dopo venne fuori la macchina top di gamma che era la D14. La D14 che è quella che abbiamo qui, macchina che ha fatto proprio la storia, diciamo. Sì, è una delle macchine che ha fatto proprio la storia della serie AD. Beh, visto che erano macchine un po' particolari, magari ci può interessare dare un'occhiata ai comandi, Miriano ce li può tranquillamente spiegare, quindi saliamo a bordo. Allora Miriano, prima di tutto bisogna fare un anticipo, mi dicevi? Sì, prima di mettere in moto, nei periodi invernali, prima di mettere in moto queste macchine c'è un bottone chiamato anticipo, gli diamo questo anticipo sul gasolio e la macchina parte meglio durante i periodi freddi. Tipo adesso chiaramente. Tipo adesso che è un periodo freddo. Okay, per dare l'anticipo cominciamo ad accelerare la macchina. Ah, ma quello è il gas? Sì. Pigiamo questo bottone che si trova nella pompa di iniezione. Aspetta che ti raggiungo a bordo. Allora adesso spieghiamo un attimo i comandi a chi ci guarda da casa. Vai, il pannello è tutto tuo, dimmi allora, tutto. Funzionalità della macchina: le due leve per le frizioni di sterzo, per girare a destra, per girare a sinistra, acceleratore della macchina che quando si lavora si tiene sempre al massimo e si usa con il piede il deceleratore. Ah, capisco, cioè è come avere il gas sempre al massimo. Quando si deve rallentare o per girare, per cambiare marcia, basta accostare questo verso il basso, si rilascia e la macchina riprende poi l'acceleratore da solo. Poi lo vedremo in moto, ok, va bene.
inversore della macchina per andare avanti con 2 marce per senso di marcia, riduttore della macchina, marce da lavoro, marce veloci. Di qua invece abbiamo diciamo il sistema per l'idraulica della macchina, che il primo serve serviva per il tilt dozzer, quello centrale serviva per alzare e abbassare la pala, quello tutto alla nostra destra serviva per il ripper posteriore. Ah, quindi praticamente ci sono delle diverse leve a seconda degli attrezzi che devo seconda utilizzare? degli attrezzi che vengono utilizzati. Personalizzate le leve, ok, capisco. Quello centrale, che rimane sempre quello più comodo rispetto al bracciolo, che è quello che si utilizza per la lama, per quando si lavora con la lama. Ok, la famosa prepista che la dicevamo prepista. prima. Questo qua per il tilt dozzer, cioè per fare l'inclinazione della lama verso destra o verso sinistra, per iniziare un piano, per portare via un angolo, per fare tutti i lavori, diciamo, necessari. Quando la macchina non sta in piano, portiamo in piano la pala, si parte con la macchina, man mano che poi si crea il piano davanti con la lama, uno la inclina e la riporta diritta nel senso della macchina. Perché ai tempi, correggimi se sbaglio, i lavori erano fatti molto più a occhio forse di livellamento rispetto ad adesso. Adesso abbiamo le livelle laser, una volta si utilizzava dei livelli ad acqua, ok, la cara vecchia acqua. La cara vecchia acqua, che funzionava benissimo anche quella, però l'importanza di lavorare con la lama è partire sempre in piano con la macchina. E il cruscotto ricorda moltissimo infatti quello dei trattori, vedo la luce di cortesia. Le 2 lucine di cortesia, contagiri della macchina, la pressione dell'olio, temperatura dell'acqua, temperatura dell'olio, temperatura dell'acqua del motore e diciamo la temperatura dell'olio. Perfetto, allora adesso non abbiamo chiaramente per ovvi motivi di ingombro la lama davanti che è larga, non so, di questa macchina circa 4 metri. Circa 4 metri, che insomma è piuttosto notevole. Però se magari ce la metti in moto e ci fai fare, non so, anche solo avanti e indietro qualche sterzata per farci vedere. Volentieri. Okay. Bene, anche questa puntata speciale dedicata alla Fiat Alice è giunta al termine, grazie per essere stati con noi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e se avete mai guidato una Fiat Alice scrivetelo pure nei commenti. Grazie, ci vediamo alla prossima!